A Murtella. C'è stava una volta una coppia sposata povera che volevano figli così assai. La moglie ricetta: volesse tanto avere un figlio o una figlia, volesse assai partorire una creatura, pure se fosse una pianta di Murtella. A roba che un giorno la femmina scopre che è incinta. Passati 9 mesi, parturette una pianta di Murtella. Essa non rimanette sconvolta, ma fu contenta e la mettette in un vaso. La racquava ogni giorno e la trattava come una figlia vera. Un giorno, un principe passato per quelle parte. Sto principe stava cercando l'amore vero e si sentiva sconsolato. Si è fermato innanzi alla casa della coppia per la pianta e quando la vedette, rimanette incantata e si innamorata della pianta. Allora il principe ha domandato: ma volete questa pianta? Vi rompo tutto quello che volete. Oro, diamante. Vi posso far diventare ricchi. La femmina rispondette no, perché era come una figlia che la pianta. Ma il marito suo dicette sì, sporuto e diventa ricco. Il principe e facette a diventare ricco, ma la moglie carette malata e crepacore. Frattanto il principe tornò al suo castello e sistemata la pianta in la camera da letto sua. Quando è la notte, il principe si mettette a dormire e una guagliungella magica ascettera rinda la pianta e si stendette a fianco al principe. Il principe, mezzo addormito, avarette e facettera amore. Un giorno dopo il principe non capette se la guagliona era un sogno o era vero. Allora la notte appresso, il principe facette fin di dormire e la guagliungella fatata ascettera la pianta e il principe riscette a avere. La fata sbandata, ma il principe dicette: sei troppo bella, non avevi paura, io ti voglio fare ogni notte. La guagliungella fatata si facette capace e ricette sì. Ma il principe era innamorato, voleva sposare la guagliungella. Quindi, dopo una settimana, il principe ha domandato alla fata: mi vuoi sposare? Io ti voglio fare per sempre notte e giorno. La fatina rispondette: io tengo paura a scio giorno perché la gente non è buona. Il principe allora dicette: non ti preoccupare, con me nessuno ti può fare male. Sposami. La guagliungella si convincette e alla fine dicette sì. Il principe allora rispondette: allora ci sposiamo quando tornerà a cacciare. Mi raccomando, io non ci sto, quindi può uscire solo quando sente sta campanellina suonare. Capito? O giorno dopo il principe partette per cacciare un cinghiale grosso che faceva mettere a paura la gente sua. Frattanto, in tuo castello ci stavano 7 serve che erano l'amante del principe. Che stavano diventati imperiose perché il principe non deve più attenzione a nessuno di loro. Allora, sapendo che il principe non c'era, curioso, e serviette rinda alla camera del principe per capire perché non ne voleva più. A cominciarono a ruscogliare per tutte parti, ma niente. Non facendo l'apposta, uno di loro muovette la campanellina e la guagliungella fatata, sentendo suonare, ascettera la pianta pensando che il principe era tornato. Quando il servo vedettero la bella fata, capettero il motivo perché il principe non ne voleva più e imperioso come a che, a affugarono. A più piacere del servo si mettette a paura e se ne fuiette. E il servo la facettero a piezza e srarregarono la pianta di Murtella. Il principe tornattero alla caccia e scoprette che la pianta era stata srarregata e caretta malata. Frattanto, il marito della coppia della pianta si incamminò al castello per chiedere la pianta a rete, perché la moglie sua stava malamente. Quando è arrivata a reggia, il principe contatta l'uomo che la pianta era stata rovinata. L'uomo ha luccato il principe e volette comunque la pianta a rete
e se ne jette. Quando è arrivata a casa, piantata la pianta e ha cominciato a raccogliere tutti i giorni. A troppo poco tempo, la pianta ci rena da volta e la guagliona fatata torna un'altra volta. Quando la moglie vede la pianta e la figlia sua, comincia a si ripigliare. Ha fatto perdono al padre per aver venuto la pianta, perché ci ha fatto trovare l'amore vero per il principe e ha fatto tornare un'altra volta. Subito troppo ricetta il padre e la mamma: io voglio tornare al principe perché esso mi vuole bene e ci vogliamo sposare. E i genitori ricettero sì e la vogliono tornata al principe. Quando il principe ha retto, fu così contento che si è ripigliato immediatamente. La guagliona fatata ha raccontato tutto quello che era successo al principe. Subito dopo il principe ha organizzato il matrimonio suo e ricetta la sposa. Mi raccomando, lievita il velo solo quando te lo dico io. Tutti quanti furono invitati, compresi il servo. A un certo punto del matrimonio, il principe ha domandato il servo: se qualcuno accedesse un cristiano, voi che ci facessero? E il servo rispondette: o chiudessimo per sempre in da fognatura. Allora il principe ha ordinato alla moglie sua e se lo vela. Quando il servo vedette la sposa, scagnattero e ha cominciato a fuggire, ma i guardie chiappattero e chiudettero in da fognatura per sempre. A più giovane del servo fu fortunato perché non era fatto niente alla sposa. Il matrimonio finette buono e tutti vissero felici e contenti.